Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche disponibili per i prossimi giorni. Ragazzi, abbiamo la carta della torre. Può essere un momento di destrutturazione, un momento dove certe cose che magari nella vostra vita o nella vostra testa erano sicure, potrebbero non esserlo più. Si può trattare anche di abitudini, per esempio, che potrebbero essere sradicate o cose per lo stile, non necessariamente negativa. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che per le consulenze personalizzate e il percorso di crescita mi potete contattare via mail, la vedete qui sul tavolo. Sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un papa. Cavaliere di bastoni, 9 di bastoni. Abbiamo un fante di spade. 7 di bastoni. 8 di pentacoli e 7 di pentacoli. Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta. Io vi dirò qual è il movimento energetico più importante. Cercherò comunque di lasciare la lettura aperta, voi adattatela alla vostra realtà. Io magari parlo di lavoro, potrebbe essere una situazione romantica per voi oppure il contrario. Partiamo da questo papa. Cavaliere di coppe, re di spade, 6 di coppe. Potrebbe essere ambedue, sia una situazione romantica che una situazione lavorativa. Vi dico, vedendo le carte così, io ho più l'impressione che sia un tema inerente a qualche nuovo lavoro, qualche nuovo progetto o qualcosa per lo stile. Poi, vedendo anche le spiegazioni, sarò più specifica, perché comunque essendoci un cavaliere di coppe e un 6 di coppe, sì che per qualcuno si può trattare di una proposta, essendoci il Papa, prendetela sempre con le pinze, però per qualcuno effettivamente potrebbe arrivare una proposta di matrimonio, una proposta di convivenza, una proposta di accordo, lasciamolo aperto, che magari è anche una di quelle cose che si stava aspettando da tempo, perché c'è un 6 di coppe, potrebbe essere una persona che conoscete da tempo e che finalmente si dichiara, che finalmente ufficializza quello che prova per voi. Diciamo che con il 6 di coppe è qualche cosa, lo sento pulito, un sentimento pulito, una persona pulita. E poi giustamente c'è anche un cavaliere di coppe, quindi è una di quelle persone che parla con una certa maturità emotiva. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, abbiamo un asso di spade, quindi eccola la comunicazione, la verità che viene a galla, il 6 di spade. Sì, io credo che ci potrebbe essere come un tema che si affronta, che qui può essere anche un'altra persona a tirare fuori questo tema con voi. Diciamo che con questo cavaliere di bastoni può esserci come una spinta in avanti, infatti vediamo anche qui che c'è un 6 di spade, quindi è come lo spostarsi da una vecchia situazione ad un'altra.
Diciamo che c'è come un inizio, una comunicazione, qualche tipo di contratto, dichiarazione che potrebbe arrivare e che vi dà come un movimento in avanti, una spinta in avanti. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Fante di pentacoli e regina di coppe. Mm. Andiamo a vedere anche il fante di spade. Io ho come la sensazione che qualcuno di voi, effettivamente, vedendo un po' l'energia, no? Potrebbe anche essere che qualcuno di voi tenderà a scappare da questa comunicazione. Mi spiego, in questo caso mi spiegherei il 9 di bastoni. Credo che qualcuno di voi abbia come bisogno di sentirsi al sicuro in questo momento e probabilmente con tanta bellezza può un attimino destabilizzare. Fante di bastoni per il fante di spade, matto e carro. Io credo che vogliate iniziare questo nuovo capitolo, che vogliate conoscere questa persona piuttosto che questa azienda o questo nuovo lavoro. Io ho come la sensazione che qualcuno di voi non si senta abbastanza pronto, formato, potrebbe essere se fosse un lavoro, magari vi mancano degli studi, vi mancano dei titoli, piuttosto che vi mancano delle conoscenze o vi manca la conoscenza della persona in sé per capire se effettivamente si può, diciamo così, cogliere questa occasione oppure è meglio andare con i piedi di piombo. 8 di pentacoli, e ce l'avete anche qui, secondo me è una questione lavorativa, vi dico. C'è una nuova avventura, un nuovo progetto che può iniziare. Sento che con questo carro potreste far fatica a scegliere effettivamente. C'è anche un tema con la fiducia qui, sapete, ma io non credo che sia il fatto che non vi fidiate di questa proposta, perché la proposta è pulita. Più che tutto non vi fidate di voi stessi, del ce la farò, reggerò la stanchezza nel lungo periodo, sono in grado di reggere lo stress, ho abbastanza informazioni, doti, non lo so, abilità per riuscire a far fronte a questa situazione. Sono un po' quelli, secondo me, i sentimenti, cioè i pensieri ehm, che vi farete. Può essere una cosa anche che vi chiederete se riuscirete a sostenere nel lungo periodo. Ho questa sensazione. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Il 7 di bastoni in questo caso mi dice che ognuno deve guardare il suo. Morte. Fante di spade e 2 di pentacoli. Sì, ribadisco. È come se ognuna delle due parti coinvolte in questa situazione dovesse un po' imparare a difendere il proprio territorio. Sapete, i fanti di spade parlano di solito anche di informazioni, di raccogliere dati, vedete che qui viene rappresentato con un libro. È come se, perché è la carta del sorvegliante, tecnicamente, colui che sorveglia, che controlla, che monitora, che è sempre attento, è sempre allerta, è un buon osservatore. E io ho la sensazione che voi pensiate di essere carenti da quel punto di vista lì. Quindi qui in realtà vi dicono trasformate questa sensazione, ed è per quello che mi spiego la torre, trasformate questa sensazione di inadeguatezza, di dover ancora studiare, di essere solo dei fanti all'inizio di un'esperienza, ok? Perché in realtà voi siete dei cavalieri, quindi avete già esperienza, però è anche vero che avete come bisogno di
salvarvi da soli, creare la vostra zona protetta, quindi sapere il fatto vostro, no? E trasformare questo tipo di sensazione che avete in qualche cosa anche di più leggero. Il 2 di Pentacoli alle volte ci dice che dobbiamo prendere le cose un po' più alla leggera, un po' più con filosofia. Quindi non siate così gravi con i pensieri, non pretendete neanche troppo, siate una madre migliore per voi, avete la regina di coppe qui, è come se doveste essere più compassionevoli anche nei vostri confronti e vedrete che giorno dopo giorno, con la costanza di questo 8 di pentacoli, di questi due 8 di pentacoli, ehm, le cose andranno avanti. Guardate, infatti poi abbiamo un 7 di bastoni che adesso qui è capovolto, un po' come se vi ehm, adeguaste, se vogliamo, al flusso. Prenderò solo quella scoperta che è un bel papa e quindi è come se questa proposta che vi faranno all'inizio con questo papa, che è una carta di contratti tra l'altro, alla fine secondo me arriverà quel grande contratto di lavoro, quello che state aspettando. Potrebbe essere come da ridefinire il contratto magari, perché giustamente avete una marea di fanti, potreste non essere proprio tanto esperti del settore piuttosto che del tipo di contratto, se è un nuovo settore contrattuale, quindi magari non c'è il contratto nazionale collettivo. Fatevi seguire da un legale, qui comunque avete un re di spade, può rappresentare effettivamente e a livello lavorativo il Papa potrebbe essere un mediatore, però vi dico, fatevi rappresentare da un legale, fatevi seguire da qualcuno che magari ha già delle esperienze, che vi può dare delle dritte per rendervi più sicuri, per creare quella zona protetta che state cercando di creare con il 9 di bastoni. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Ho appeso al contrario i 10 di pentacoli e re di coppe, ragazzi. Si tratta di trasformare la quotidianità qui e di stare a vedere. Sono, guardate, se fosse una relazione romantica, ma anche una relazione, prendetela con più filosofia, prendetela in modo più ironico, cercate di sminuire un po' i problemi, mi viene da dire, cercate di lavorare nella quotidianità, giorno dopo giorno, può essere il messaggino, il piccolo gesto, per creare, come vi posso dire, un legame di tipo spirituale, mi viene quasi da dire. Perché qui comunque poi abbiamo un 7 di pentacoli che in realtà è una carta di attesa, però abbiamo l'appeso al contrario. Quindi secondo me qualche cosa si sblocca, potrebbero essere lente le cose effettivamente, ma il trucco qui secondo me è lavorare giorno dopo giorno e fare le cose in modo scrupoloso, fare attenzione ai dettagli, alle piccole cose, al portare il cielo nella terra, mi viene da dire. Cercate nel quotidiano di creare quel piccolo angolo di paradiso, sia che sia la situazione lavorativa, sia che sia una situazione di tipo romantico. Anzi, fatemi sapere nei commenti per che cosa risuona per voi. Sta di fatto che è un working in progress, ok? State seminando, state mettendo le basi per un qualche cosa di potenzialmente duraturo che si può sviluppare, ragazzi. Andiamo a vedere qualche oracolo. Casa dolce casa, create un piccolo pezzo di paradiso là dove voi passate molto tempo. Per quanto sia piccola, per quanto possa essere umile, per quanto possa essere magari fredda, perché non lo so, è una di quelle case con i muri spessissimi che fanno fatica a scaldarsi, però la propria casa è sempre la propria casa. Guardate, una volta parlavo con un'amica e lei mi disse, in un momento di forti traslochi per me, e lei mi disse, casa non è dove vivi, ma è come ti senti tu dentro. E questa cosa mi aveva molto molto toccato, quindi molto con tutti questi fanti lo fa lo stato d'animo che voi avete. Se voi vi sentite inesperti, se voi vi sentite inadeguati, se sentite che siete magari, avete poca dimestichezza con qualcosa, trasformatelo in un punto di forza, ovvero
mettetevi lì e fate esperienze fino a quando non diventate esperti, fino a quando non si elabora questa sensazione di insicurezza. Studiate tutto quello che potete studiare e non necessariamente facendo delle scuole o, cioè nel senso molte volte è più importante il sapere e il saper come fare che il titolo di studi, no? Quindi alla fine trasformate questa vostra carenza in un punto di forza. Ricordo che il Papa che avete 2 volte è anche l'archetipo del maestro, quindi può anche essere che abbiate bisogno di acquisire sicurezza o di seguire qualche maestro o di trasformarvi nel vostro maestro interno. Mm. Ok, questa carta vi invita a fare le cose insieme agli altri, tipo in gruppo, anche se sento che avete tante carte di individualità, quindi probabilmente il far parte di un gruppo a voi un po', mm, come dire, magari non siete tanto abituati, no? O non è nelle vostre corde, però vi dice che in questo periodo più umani, ok, fanno più velocemente. Qua parla nello specifico del lavoro della luce. Avete il Papa, sono i maestri spirituali, quindi se fosse un percorso, un nuovo progetto, anche per esempio a livello spirituale, vi dice che avete un po' la sindrome dell'impostore fondamentalmente, ma che lavorando, trasformando i vostri punti di carenza in punti di forza, potrete incontrare altre anime affini che vi aiuteranno a compiere il lavoro. E poi abbiamo Stargazing e questa carta vi dice di prendervi un po' questo focus attraverso l'osservazione delle stelle. Si parla molto di osservazione in questa lettura effettivamente e vi dice che la vostra intuizione fluirà più liberamente e vi rivelerà quello che avete bisogno di sapere riguardo la vostra situazione attuale. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti se la lettura vi è stata utile, se avete trovato spunti di riflessione interessanti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione al video o la condivisione, l'iscrizione al canale o la condivisione del video. Oggi mi impapero e va bene così. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail anche per le consulenze personalizzate, però tenete presente che il percorso di crescita lo potete anche fare come autodidatti semplicemente abbonandovi al canale. Nella sezione degli abbonamenti ci sono tutto il tema delle credenze limitanti, quindi vi spiego come trovarle, come sostituirle e via dicendo. E poi c'è anche tutta una parte dedicata alla metafisica, alla metamedicina, che è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Per adesso sono 4, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico, proprio perché sono state studiate come un corso di formazione. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!